Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale. Vi farò un video che cercherò di riassumere, di dare dei consigli su come ridurre il rischio di un attacco informatico. Vi presenterò alcune breve slide. In questo video parlerò appunto di come ridurre il rischio di un attacco hacker alla nostra infrastruttura informatica della nostra azienda oppure del nostro ufficio. Andiamo a analizzare le cause più comuni di un attacco informatico. Quella che è risulta la principale, sono sempre gli errori umani che sono la causa più comune di un attacco informatico. Quindi qualcuno che fa qualche azione per errore o per qualche altra causa, cliccando sulla mail, cliccando sul link. Un'altra causa sono le vulnerabilità dei software non aggiornati, possono contenere vulnerabilità note che possono essere sfruttate dagli hacker, dagli attaccanti per accedere ai sistemi. L'accesso non autorizzato è anche l'altra possibilità in cui gli hacker ottengono le chiavi d'accesso tramite password rubate a causa della semplicità delle password oppure rubate tramite mail di phishing attraverso internet. E l'altra causa è il software dannoso come virus, malware installati nei nostri sistemi dovuti a un errore oppure magari arrivati con link tramite mail. L'ultimo indicato è l'attacco di DDoS, che si tratta di del denial of service, praticamente di un attacco massiccio effettuato attraverso la rete, che usando computer infetti o botnet o zombie. Ma in questo caso l'attacco non entra nella rete, non è permanente, ma l'unico effetto è che i nostri sistemi non saranno visibili all'esterno, che comunque può essere sempre un danno. Come si può vedere dai rapporti, dalle statistiche, in particolare dal rapporto Closit del 2023, che a livello mondiale è stato registrato un aumento degli attacchi nel 2022. In Italia poi la situazione è stata drammatica, particolarmente dove c'è stato un aumento del 168% degli attacchi nell'ultimo anno. Questo trend di crescita è stato confermato dagli report del 2024, evidenziando un persistente aumento delle minacce cyber. Qua c'è il link al rapporto Clusi dove potete andarvi a scaricare il rapporto Clusit per vederlo, analizzarlo meglio. Come può avvenire un attacco informatico? Tramite l'apertura di una mail di spam, per esempio con un contenuto malevolo, aprendo una mail e andando ad aprire un allegato contenuto in questa mail, tramite l'apertura di un link ricevuto via mail o durante la navigazione in rete, oppure scaricando un software compromesso o un cavallo di Troia. Oppure ancora fornire le credenziali direttamente tramite magari riceviamo un sms che ci chiedono dei dati del nostro accesso, del nostro account, di qualcuno che si presenta come un amministratore della vostra azienda software oppure un dipendente di una banca se si tratta di un attacco al vostro conto corrente bancario. E un'altra motivazione è l'utilizzo di sistemi può avvenire tramite l'utilizzo di sistemi operativi e software non aggiornati che possono fare sviluppare a causa di vulnerabilità conosciute e vecchie possono sviluppare questi buchi.
Le conseguenze di un attacco informatico purtroppo sono gravi, sono spesso gravissime. La severità degli attacchi è aumentata molto in questi ultimi tempi, anzi è sempre l'attacco di solito ha sempre conseguenze gravissime. Non ci sono più gli attacchi solo dimostrativi che hanno solo lo scopo di visualizzare un messaggio sui computer o causare disagi. Il, princi- il principale inconveniente è la criptazione dei dati, quindi l'impossibilità di uso, l'incriminazione di tutti i dati sul computer, quindi l'impossibilità di recuperare i propri dati se non si dispone di un backup precedente che non è stato criptato dall'attacco. L'ultima cosa, ancora peggiore, è la pubblicazione in internet sul dark web di tutti i propri dati, che è la peggiore che può dare conseguenze dal punto di vista della privacy. Eh, Più che altro i mezzi di sono andati indietro per sbaglio, scusate. Ecco, quindi gli attacchi informatici sono una realtà da non sottovalutare, qui abbiamo visto, le conseguenze sono gravi e andiamo a vedere i mezzi di velocalizzazione che sono appunto le mail che rappresenta diciamo una parte importante, infatti il 79% delle aziende ha subito attacchi via mail, tramite mail. Secondo un altro report di Trend Micro le minacce sono aumentate nell'ultimo anno del 101%. Un altro tipo di attacco di siti web compromessi, siti web anche istituzionali oppure malevoli che possono contenere software, software compromesso, dispositivi USB o altri supporti contenenti software malevolo, inserire nella chiavetta del proprio computer un dispositivo USB con un software malevolo all'interno. In un caso appunto di attacco hacker è stato appunto appositamente lasciato in un'azienda una chiavetta con un software malevolo sopra per terra su un ascensore e che un impiegato incautamente ha preso ed è andato subito a inserire sul proprio computer per vedere cosa conteneva. Eh, come si è visto, il metodo più utilizzato è ancora, le mail, diciamo. Le mail rappresenta ancora un fenomeno importante, quindi controllare gli attacchi tramite mail permette di ridurre di molto la superficie di attacco. Quindi andremo a analizzare come contrastare gli attacchi tramite mail adesso. Come si è visto, il vettore, quindi questo fenomeno dell'attacco tramite mail viene anche indicato come spam, che indicando un vecchio fenomeno nelle mail con l'invio di mail di spam e di spazzatura, che è molto conosciuto le mail di spam hanno cominciato a fare comparsa negli anni 90, nel periodo in cui gli utenti di internet hanno cominciato a aumentare e a crescere esponenzialmente. Già nel 1997 la spam e le strategie per contrastarla era- erano, erano diventate un argomento comune e i metodi per contenere la spam e ridurla facevano parte della discussione, diciamo, tra gli esperti del settore. Inizialmente per contrastare la spam
lo spam veniva inviato direttamente dal server effettivo che inviava la mail utilizzando il proprio server e il contrasto si basava principalmente su blacklist basato su indirizzi IP dei server noti per inviare a spam. Poi col tempo questi tipi, questi spam, questi server che inviano spam si sono evoluti cambiando continuamente gli indirizzi e eludendo questi sistemi di controllo. Quindi nello stesso tempo c'è stata anche un'evoluzione dei mezzi per contrastare lo spam andando a usare dei mezzi più efficienti oltre che lo spam. Parallelamente, oltre all'evoluzione dei sistemi di spam, si è evoluto anche il contenuto, i contenuti veicolati. Non si trattava solo più di pubblicità indesiderata, ma di una vera e propria minaccia che poteva infettare il computer mittente. Ecco, eh, i contenuti potevano essere comunque ADS, cioè semplice pubblicità non richiesta, chain letter, cioè le catene di Sant'Antonio, sono quelle mail, messaggi che come arrivano che chiedono di essere inviate a tutti gli altri destinatari, che indicano come motivazione un qualche cosa, un messaggio, oppure anche scopi scarichi ma comunque si tratta sempre di messaggi che hanno lo scopo di divulgare il più possibile il prossimo messaggio all'interno della rete. Quindi si deve evitare di inoltrare questi messaggi a- ad altri utenti, magari rischiando anche di inoltrare del malware. Le mail di phishing o spoofing, che è le mail in cui si cerca di falsificare la propria identità, l'indirizzo del mittente, una mail per esempio finge di essere la nostra banca chiedendoci di fare delle azioni urgenti e di accedere al nostro sito bancario, però dandoci un link di un sito farlocco che non è quello della banca, ma è un sito che gli assomiglia molto. Addirittura può essere identico, quindi è sempre meglio controllare l'URL, come vedremo più avanti. Le tecnologie per combattere lo spam nelle aziende si sono evolute negli anni, si sono evolute continuamente, quindi andando a parlare di questo gateway open source, quindi in questo particolare progetto in cui ho analizzato io, sono state analizzate tutte le tecnologie per combattere e filtrare lo spam e sono state e analizzate soprattutto quelle open source. Quindi si è deciso di utilizzare queste tecnologie open source. Il primo gateway in realtà è un'installazione manuale di una serie di pacchetti open source come Spam Assassin, Clamar, che è l'antivirus open source, MyScan e MyWatch. Nel 2012 nasce una risposta open dalle esigenze di trovare una soluzione economica per la soluzione dello spam e nasce il progetto EIFA che si sviluppa con una serie di versioni fino a diventare stabile e verrà utilizzato nell'azienda in cui mi sono occupato io a partire dal 2004-2015. La descrizione di questo progetto lo potete trovare nel link. Nel 2020-2021 viene aggiornato, esce la versione 4.0 del gateway anti-spam. I componenti necessari per l'infrastruttura sono un server interno della posta che, come nel caso iniziale che ho analizzato nella prima azienda in cui mi sono occupato di questi progetti, si trattava di un server exchange. Poi l'EFA Gateway, che è praticamente una macchina virtuale Linux che riceve le mail
dall'esterno e le inoltra al server interno. Poi un firewall esterno che protegge la DMZ dagli attacchi esterni e pubblica le porte necessarie del gateway. Un firewall interno protegge la rete interna e separa i server interni da quelli della DMZ. E poi gli SMTP, i server SMTP esterni. Eh, e vediamo in un breve schema dell'infrastruttura: l'F gateway si trova in un DMZ, il firewall esterno, i server SMTP che mandano le mail, i vari PC utente e i server Exchange. Non sto a soffermarmi troppo in questo video a descrivere tutte le varie funzioni. Comunque il server F gateway riceve le mail, la pulisce della spam, dei contenuti malevoli, inoltre al server Exchange interno. L'infrastruttura hardware è necessaria e software per fare questo è disporre un hypervisor che può essere VMware, Xen o VirtualBox o KVM. Quindi poi anche un virtualizzatore open source può essere usato per far funzionare il gateway anti-spam. Creare una virtual machine a cui dedicare 2 CPU, 100 GB di hard disk e 4 GB di RAM, con un software, con un sistema operativo Linux 100 sotto 5 installato. Installare il software che fa parte del gateway anti-spam eseguendo lo script di installazione e poi eseguire la configurazione manuale modificando i vari file di configurazione o tramite comandi di interfaccia. Chiaramente questo è un processo lungo che richiede tempo, che non ho spiegato qui altrimenti. Questo è un elenco invece. Questo è invece l'elenco del software necessario per la realizzazione di questa infrastruttura, diciamo, per far funzionare l'EFA Gateway. Quindi ci sono tutti i vari componenti, come potete vedere si tratta tutti di componenti open source, ClamAV, e quindi sono le varie tutte GPL, la licenza GPL version 2 e version 3 che è un'evoluzione della licenza GPL, andando a includere la GPL version 3 nuove caratteristiche riguardo alla distribuzione del software. Ok. Nel 2017 è stata acquistata nel sviluppo che ho eseguito io una soluzione di threat intelligence basata su McAfee che ora è diventata Trellix. Questa infrastruttura utilizzava una sandbox per controllare i file. È stata utilizzata inizialmente la sandbox in collegamento diretto col server, poi con lo scopo di di anticipare il più possibile il controllo, anche perché un elemento cruciale della sandbox è proprio il controllo della mail prima possibile, dato che l'esplosione degli allegati e il controllo all'interno delle sandbox richiede un po' di tempo. È stato proprio sfruttando il servizio SMP della sandbox, tramite il server gateway veniva inoltrata direttamente la mail alla sandbox, dall'F gateway alla sandbox. La sandbox controllava le mail, se rilevava una minaccia aggiungeva un header, nell'header aggiungeva un header dove in questo header c'era scritto il livello di pericolosità, da 1 che era non pericoloso a 7 che era pericoloso,
definendo un'apposita regola sul server interno, in questo caso il server Exchange, si andavano a quarantinare tutti i messaggi che erano definiti pericolosi e l'utilizzo e praticamente venivano messi in quarantena, poi lo staff IT poteva intervenire per verificare. Poi è stata successivamente utilizzata in abbinamento alle mail gateway un servizio blacklist di Spam House, che è un servizio a pagamento aggiuntivo. Ecco lo schema della nuova interfaccia. Scusate, ho tanto da questo problema che non farvi vedere subito nel video l'interfaccia. E ecco qua lo schema modificato. Vediamo le liste Spam House che sono interni, server SMTP, l'EFA Gateway che riceve delle liste Spam House. E ecco, una volta ricevuta una mail, inoltre l'ATD, Advanced Threat Detection. L'ATD la analizza e, se non, e successivamente la inoltra all'Exchange con la label modificata. Tutti questi allegati analizzati nel threat detection vengono eventuali minacce, viene aggiunta alla firma la Threat Intelligence Exchange, che è un sistema che fa parte di questa infrastruttura Trellix, che praticamente si accresce di nuove firme, quindi come un file viene conosciuto come buono viene inserita la firma qua sopra e non viene più analizzato, lo stesso quando viene conosciuto come malevolo. Inoltre c'è un interscambio tra tutte le threat intelligence mondiali con una notevole possibilità di conoscere in anticipo gli attacchi. Andiamo a analizzare un discorso, Luca, che mi sta molto a cuore, che come descrivere le tecnologie usate nel gateway anti-spam. Andiamo ad iniziare subito a livello MTA, dove vengono l'interscambio delle mail. Inizialmente tutti i server mandano un messaggio al server interno indicando che vogliono inviare delle mail, un messaggio proprio scritto così, hello, dichiarando che sono gmail.com. Ma la prima domanda è su IP davvero il dominio gmail.com, quindi viene controllata l'esistenza o meno di un vecchio SPF e che è vero se il dominio emittente è davvero quello che dichiara di essere. Vengono verificati i record di Kim e di Mark, vengono controllate le blacklist su Spam House, inoltre viene controllata una lista grigia e un altro sistema in più che viene utilizzato praticamente non si risponde subito, ma il server risponde, ma questo magari risponde dopo 5 minuti, risponde guarda che non sono disponibile al momento, riprova fra 5 minuti, quindi il record viene messo nella grey list e al secondo tentativo la mail viene accettata. Questo messaggio scoraggia i server che inviano spam, che di solito non fanno il secondo tentativo. Ecco proprio quello, diciamo, l'aspetto cruciale. Come viaggia una mail sicura e come si può avere una sicurezza che il proprio dominio e la propria mail non possa essere utilizzata da qualcun altro fingendo di essere noi, con un danno alla reputazione della nostra azienda. Quindi, come abbiamo visto, il server mittente si presenta e dice sono il dominio paperino.it, il nostro server gateway si chiede ma è davvero questo? Controlla sul DNS. Il controllo sul DNS, oltre a verificare che questo server sia davvero il proprietario del DNS, controlla questi altri 3 record cruciali. Il record SPF, che verifica se nell'elenco questo server nell'elenco degli IP autorizzati. DKIM controlla l'integrità e l'origine del messaggio, perché con questo record, come vedremo più avanti, si può verificare che il messaggio non sia variato. E DMARC
decise cosa fare per il destino delle mail non autorizzate. Andiamo avanti, andiamo a continuare a far visualizzare sempre il messaggio. Quindi vediamo la descrizione dei vari record. L'SPF è proprio un record di controllo basato su un record TXT nel DNS dove contiene la lista dei server autorizzati. Quindi semplicemente è una lista di server che sono autorizzati via mail. Il server che riceve, il mittente, va a controllare se tra questa lista c'è il server indicato. Invece il record di KIM è proprio si firma col protocollo di autenticazione di posta elettronica che consente di verificare, praticamente io firmo tutti i messaggi con la mia mail privata, con la mia chiave privata, pubblico nel DNS la mia chiave di KIM pubblica. Chi riceve il messaggio può verificare attraverso la chiave pubblica se questa mail è stata contraffatta o no, quindi sicuramente potrà sapere il mittente se si tratta di una mail contraffata. Se la firma è valida si può essere certi, a meno che qualcuno non abbia sottratto la chiave privata al nostro server, che il messaggio di posta elettronica non è stato modificato ed è originale. Se è falsa vuol dire che qualcuno l'ha modificato. Nel record di Mark si dice cosa fare delle mail non autorizzate, si può definire cosa succede se una mail non supera i controlli SPF di KIM, ma soprattutto ci si va a mettere nell'altra ottica, non solo del controllo delle mail che ricevo, ma come viene utilizzata la mia mail. Se qualcuno invia una mail indicando che sono enrico.costelli.it, che sono io, spacciandosi per me, io decido cosa fare di queste mail. Il server ricevente dovrà andare a vedere il record di Mark e quindi cestinare questa mail. Se io posso aver definito delle politiche, possono essere, che vediamo più avanti, possono essere quarantine oppure quarantine oppure reject oppure non fare nulla. Andiamo a vedere come appaiono proprio nel DNS. Prima qua c'è un esempio semplificato, SPF con ZP di KIM seguito dalla chiave pubblica, in questo caso non c'è, e il record di Mark con una politica di rejetting. E la RUA, diciamo, è l'indirizzo dove vengono inoltrati i report. Invece più sotto c'è proprio un indirizzo, il caso reale di com'è nel mio dominio, e c'è proprio la chiave pubblica. Chiaramente questi dati sono pubblici, sono disponibili sul mio DNS, quindi non faccio nessun favore di hacker pubblicando questi dati. Quindi questa è proprio la firma con cui la chiave pubblica, come uno può verificare che questo messaggio sia stato verificato da me. Quindi in questo caso la regola era ancora quarantine, era una regola prudenziale che poi ho impostato poi a reget. PCT è la percentuale di messaggi analizzati, 100%, la RUA è il report a cui inviare il report, il RUF è un indirizzo in più a cui vengono inviate le mail in caso per analisi più approfondite. Allora, SPF, sono andato indietro, scusate, ero andato indietro per errore. Andiamo a vedere a livello anti-spam, andiamo a livello superiore. Una volta che la mail è accettata, il gateway inizia a capire dal suo contenuto se si tratta di una spam. A fare questo contenuto vengono utilizzati
nel nostro caso del software open source, due software, MyScanner e Spam Assassin. A tutte le mail viene dato un punteggio che a seconda del punteggio assegnato P-5 non è spam, tra 5 e 10 incerta, potrebbe essere spam, viene solo segnalato nell'oggetto. Oltre 10 spam viene messa in quarantena. Per determinare questo punteggio vengono analizzati una serie di fattori come il testo delle mail, magari l'utilizzo di tutte le parole maiuscole, frasi comuni ad altre mail e altre cose. Il software ha appunto un meccanismo di autoapprendimento che migliora con l'analisi del traffico. Un elemento fondamentale è il controllo degli allegati, quindi il controllo delle firme. Quindi il primo controllo è il controllo a livello di firma che viene fatto da Clamav, che è l'antivirus open source. Inoltre si effettua anche un controllo sul tipo di allegati che vengono accettati. Ad esempio vengono ovviamente quarantinati tutti gli eseguibili, per esempio il punto .exe oppure quelli che sono a rischio di infezione, macro o altri contenuti malevoli. Si può anche optare per bloccare i file criptati come zip protetti da password, una pratica che è impiegata molto per bypassare i sistemi anti-malware, cioè si invia una mail, lo zip con la password nella mail stessa oppure una mail successiva alla password, quindi alcuni utenti possono cascare nella trappola dato che il file è criptato, la sandbox non riesce a detonare il file, quindi analizzarlo. Il controllo della posta in uscita in outbound. È cruciale prevenire l'invio di spam tramite posta in uscita, sia volontario che involontario. Quindi il primo scopo è per la nostra, diciamo, affidabilità del nostro server di posta. Il secondo, prevenire che il nostro IP vada a finire nei servizi, venga considerato come invio di spam, come malevolo, quindi i nostri emittenti non riceveranno più email perché il nostro server è considerato spam. Inoltre evitare conseguenze legali dall'eventuale danneggiamento di altri sistemi involontariamente, magari da una mail che sia partita dal nostro server di posta contenente il virus. Oppure si può anche evitare che un dipendente per errore oppure per propria volontà cominci a inviare spam all'esterno. Questo è uno sguardo, possiamo vedere com'è l'interfaccia web di questo sistema, da una breve occhiata all'interfaccia web del nostro sistema anti-spam. Come vediamo tutto via grafico, i messaggi che vengono catalogati come spam sono in rosso, quelli sospetti sono in rosa, è abbastanza verificabile graficamente. Questa immagine di qualche tempo fa, comunque farò poi un altro video in cui vi farò proprio vedere ciò effettivamente in produzione, il sistema anti-spam EFA Gateway, quindi ve lo farò vedere in una presentazione successiva per non prolungare troppo questa presentazione. Qua andiamo a vedere il calcolo del punteggio, andiamo di nuovo a visualizzare, vediamo che qua la DMARC, Reggio e Polite ha dato un punteggio 10, poi tutti gli altri punteggi che hanno contribuito a creare il punteggio 1084 a fare definire questo messaggio come spam. Allora, una breve slide sul controllo mail in cloud.
Sì, questo è sempre necessario avere un controllo delle mail in cloud, anche perché molte cloud sta crescendo in questo momento e molte aziende, dei provider più noti, anche se offrono sistemi di controllo, un'azienda senza strumenti di controllo perde la possibilità di personalizzare i propri attacchi. Inoltre esistono proprio a dimostrare ci sono delle minacce proprio dirette ai sistemi in cloud con le esigenze, minacce che sono no, diciamo che sono proprio diretti a attaccare i sistemi in cloud. Ecco, un altro sistema, un altro metodo per evitare l'attacco informatico è la formazione continua dei dipendenti, la nostra formazione continua. Vediamo come un controllo delle mail in URL, nome banca, controllare passando il mouse che il nome della banca sia effettivamente quello della banca, analisi del dominio, la presenza del nome del tuo login nella banca, login nome banca, punto sitopirata.it non garantisce l'autenticità perché la parte significativa del dominio è quella a destra, sitopirata.it, mentre noi siamo abituati a leggere a sinistra, magari potremmo non accorgersi che in realtà quello dove stiamo mettendo user e password non è il sito della nostra banca. È raccomandato inoltre di cambiare le password se si è in dubbio che siano state carpite e ogni tanto, non periodico, ma ogni tanto è necessario cambiarle perché eventuali attacchi per forza bruta potrebbero sfruttare che la password non è stata mai cambiata. Vediamo alcune password da non usare mai, un esempio che trovate sul web. Spero che la vostra password non sia fra queste password. Queste sono le password più usate in Italia. Eccolo qua. Più usate in Italia, solo un esempio, poi può essere cambiato questa cosa. C'è un sito su cui si possono trovare. Penso che le vostre password non saranno queste, se sono queste andate a cambiarle perché probabilmente sono note, fanno parte di un dizionario che gli hacker sono a conoscenza. Eh, Un'altra causa è l'utilizzo di software obsoleto che abbiamo visto, di fare aggiornamenti periodici del software, aggiornare il software dei device, anche dei router, delle webcam, degli altri dispositivi IoT che usiamo in casa. Eh, Effettuare, ecco, molto importante questa, la prima linea del di difesa contro un attacco informatico è il backup. Quindi è una cosa cruciale disporre di un backup offline e fuori linea per poter rimediare l'attacco. A questo ci posso pensare prima, non ci posso pensare dopo. Quindi la prima linea di difesa è proprio il backup. Andiamo a vedere due parametri importanti, cioè l'RTP, Recovery Point Objective, che è la quantità massima di dati che sei disposto a perdere, cioè quanto sono disposto a perdere, un'ora di lavoro, 2 ore, 4 ore, una giornata, un giorno, un mese, indica il periodo massimo dei dati che possono essere persi. L'RTO, Recovery Time Object, è il tempo massimo tollerabile, cioè quanto tempo posso stare fermo prima di ripristinare i dati. Questi due parametri indicano come scegliere il sistema di backup migliore, più adatto alle proprie esigenze. Cioè io devo sapere chiaramente entro quanto tempo devo ritornare in linea, devono essere consci tutti i settori della mia azienda, che poi quando diranno quando torna di nuovo disponibile il sistema, noi potremmo anche rispondere non lo sappiamo, vediamo. E invece questa domanda bisogna rispondersi prima, perché
magari stiamo ripristinando il backup e per sbobbinare il backup ci va un giorno, perché magari in qualche nastro recuperare, poi controllare che il sistema funzioni ancora. Quindi se succede questo che vedete ora, potrebbe essere, se non ci ho pensato prima al backup, potrebbe essere troppo tardi, dire adesso cosa faccio? Se questo poi è comparso in tutti i computer della vostra azienda, del vostro amministratore delegato, chiamerà e dirà ma quando possiamo recuperare? Perché è successo questo? Quindi dovremmo avere pensato prima prima con la strategia difensiva che ho elencato prima, poi con la strategia a di backup per permettere di ripristinare il più tempo possibile. Ecco poi come ovviare ci sono c'è, questo è più adatto appunto per la soluzione virtualizzata, come abbiamo visto prima, il gateway e la macchina virtualizzata molto spesso nelle aziende usano soluzioni virtualizzate, avevano un'infrastruttura iperconvergente, praticamente che realizza tanti snapshot nel tempo, che quindi permette di ritornare in rapido, in poco tempo, di nuovo una situazione funzionante. Alcune analizzate, alcune viste qua elencate brevemente, VMware HCI, Sineto, che offre una soluzione iperconvergente molto facile da essere utilizzate, e per la virtualizzazione dei servizi IT permette di ritornare, fare un ritorno endpoint veramente veloce. Poi ce ne sono Acronis, Hyperflex e altre elencate qua brevemente, non sto ad allungarmi. Poi qua andiamo a analizzare i software anti-malware, quindi c'è il software anti-malware, le tecnologie che si usano, anti-malware semplice, dove una soluzione, che è già una soluzione più ampia, progettata per proteggere una vasta gamma di server malware. Quindi un EDR, Endpoint Detection and Response, è una soluzione avanzata che non solo protegge dal malware, ma monitora continuamente la rete, dispositivi endpoint tramite opportuni sensori installati sui client. L'XDR è un'estensione della struttura spiegata prima, una soluzione di sicurezza avanzata che fornisce una rilevazione a alcune minacce e è in grado di fornire una risposta subito a queste minacce. L'MDR invece è un Management Detection and Response, si basa su un apposito SOC disponibile 24 ore su 24. Poi chiaramente tutte le soluzioni devono essere multilivello, basate su più livelli, come abbiamo visto in precedenza nelle varie slide, EDR, XDR, poi col firewall, col gateway anti-spam e approcciate su diversi livelli. Questa è una soluzione che sicuramente non esiste la soluzione al 100%, ma sicuramente avrà l'effetto di ridurre la probabilità che la nostra azienda possa essere attivata. Qui vi darò brevemente un esempio di una soluzione di sicurezza perché l'ho usata. Adesso andrò diciamo in polemica perché questo nome è stato noto, ultimamente non era molto noto, è Falcon Go di CrowdStrike. Falcon è un antivirus che io ho scelto di utilizzare un anno fa, di cui le caratteristiche principali sono il monitoraggio continuo, quindi si tratta proprio di un vero EDR, perché cercavo proprio un'interfaccia EDR, non un semplice antivirus, dato che sto continuando a occuparmi di cybersecurity. Quindi le soluzioni che usavo precedentemente mi hanno
offerto soluzioni valide, non me le hanno proprio offerte, compatibili con le mie esigenze, quindi ho usato Falcon Go. Le caratteristiche appunto di bloccare le minacce in tempo reale. Ecco, andiamo a vedere appunto l'interfaccia, come funziona l'interfaccia di Falcon Go, dove c'è un'interfaccia molto semplice da utilizzare, in cui si vedono le minacce. In questo caso ci sono state 9 detection, ma che sono state detection effettuando un test. Andando avanti, andiamo avanti oltre, qua c'è un elenco di sempre delle minacce rilevate, vedendolo con un altro tipo di report. Aspettate che non viene visualizzato per un errore. Qua c'è un elenco dei device identificati, che sono protetti da Falcon. Andando avanti, ecco, prima di andare a vedere su quest'altra cosa, ecco, andremo appunto, vi voglio parlare brevemente ancora di Falcon Go, che diciamo io non ho avuto nessun problema perché utilizzo principalmente sistemi Linux, e questo è installato su sistemi Linux, e il problema non ha inficiato sistemi Linux, ma il senso, appunto, quello che è stata la causa del cui aggiornamento ha causato il blocco dei sistemi Windows, è basato su una politica di aggiornamento definita, che noi definiamo attraverso la nostra console grafica, che è il nostro, che se gestiamo noi o è gestita da qualcuno della nostra azienda, si può definire quando venga fatto il nostro aggiornamento. Se io voglio usare sempre l'ultima versione, io avevo scelto che volevo usare sempre la ultima versione per la mia scelta, perché per me si trattava di una rete sperimentale, mentre di solito di default viene fornita la N-1, cioè l'ultima release non viene usata. Adesso non mi sono dilungato particolarmente, ma in questo caso mi sembra che le aziende avessero usato l'ultima release del sensor rilasciata da Falcon, che ha causato il blocco dei sistemi Windows. Quindi diciamo che oltre a tutte le storie non storie, ma diciamo controllo dei fornitori, del software fornito, devo fare anch'io un controllo a monte usando dei sistemi di test. Probabilmente le aziende se la sono dimenticata questa cosa, delegando tutto all'esterno, e quindi trovando la sorpresina. Poi dopo andiamo avanti, vi spiego ancora un'ultima cosa: come gestire gli allegati di origine incerta. Prima di tutto bisogna verificare l'origine, non aprire mai allegati incerti. Poi si può calcolare lo SHA-256, che è quella firma che vi ho fatto vedere della Threat Intelligence prima, usando PowerShell, come si può collegare su Internet, su Linux usando questo comando, su Mac usando un altro comando. Poi andando su VirusTotal, andando a copiare questa SHA-256 calcolata, e si verifica se questo file è già noto dalle varie sistemi antivirus su VirusTotal. Quindi se è già noto, è sicuramente. Altra regola, comunque l'ultima, è di non aprire file contenuti con macro, quindi i file docx che possono contenere le macro non dovrebbero contenere al proprio interno. Bisognerebbe evitare di aprire file docx, file Word, file PowerPoint. Bisogna usare una propria prudenza, diciamo che il proprio sistema di posta elettronica, il posto problema che apre libri di Office deve essere configurato, non dire subito sì, autorizzo l'esecuzione dello script, perché potremmo autorizzare l'esecuzione di un codice malevolo. Poi alcune qua nell'ultimo
Nelle ultime slide ho riassunto alcune norme della sicurezza, GDPR, che è la prima regola, il codice della privacy, che è la legge che è venuto per ultimo, 2016-64, il codice della privacy, la direttiva NIS, il perimetro nazionale, la direttiva NIS 2, che è in approvazione adesso, però non costituisce un rapportamento. Poi che vediamo qui chi riguarda la direttiva NIS, che sono i sistemi che sono delicati per l'infrastruttura, per il paese, energia, trasporti, banche, infrastrutture digitali. Eh, la direttiva NIS quindi impone obblighi di notifica, impone all'azienda, se si subisce l'attacco, di comunicarlo all'infrastruttura, quindi ci sono degli obblighi precisi. Ecco, andiamo a un breve periodo, vediamo un breve riepilogo, quali sono i mezzi, abbiamo visto i mezzi, le misure di sicurezza adottate, come sono veicolati gli attacchi, le soluzioni DR e l'azione continua. Ecco, andando a vedere qua vi ho illustrato nella breve slide la bibliografia, dove potete prendere tutti i contenuti, dei vari contenuti, dei vari regolamenti che ho citato, e quindi andrei a riepilogo. Se qualcosa non è chiaro e volete approfondire qualcosa su questo argomento, ho indicato le mail sotto, infatti qua ho indicato le mail mia di Gmail e le mail del mio server di posta, appunto quello in cui utilizzo l'EFA Gateway come filtro delle mail, il mio server di posta open source, gestito da me e non gestito da nessun sistema di cloud software, perché mi piace continuare a avere un sistema di gestione della posta. Io vi ringrazio dell'attenzione, eh, molte grazie per aver ascoltato questo video, eh, vi ringrazio e ancora vi prego di mettere un like e di sottoscrivere e di sottoscrivere il canale. Pubblicherò vari analisi, man mano vari video su questo canale, approfondimenti tematici, e, e- e possiamo poi sentirci. Se avete delle domande specifiche, inseritele senza problemi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa se sono stato troppo lungo, magari per qualche imperfezione, ma man mano cercherò di migliorare in queste cose, di cui non sono espertissimo nella gestione di questi video. Buongiorno, grazie a tutti, arrivederci al prossimo video.